Facciamo la parte decorativa creando l'effetto scaglie con la carta stagnola adesiva. Per prima cosa, sul nastro adesivo tracciamo la sagoma. Ricordiamo di fare 2 sagome speculari, perché se no non si riesce ad applicarla correttamente sui 2 lati dell'artificiale. Con un cutter ben affilato oppure un paio di forbici ritagliamo le 2 sagome tracciate. Applichiamo le 2 sagome di stagnola al nostro cerchio. Con una superficie metallica tonda schiacciamo i bordi e tutte le pieghe che eventualmente sono venute fuori. Con l'aiuto della lima tracciamo leggermente le branchie. Prendiamo una superficie zigrinata tonda e andiamo a rullarla sulla superficie. In questo modo si ottiene l'effetto scaglie, lasciando libera la parte anteriore del muso dal segno delle branchie in poi. Dobbiamo adesso sgrassare e ripulire perfettamente la superficie dell'artificiale, perché dovremo applicare sopra un'altra mano di resina epossidica. Se si usa la stagnola adesiva, questa fase è imprescindibile, perché andrà a coprire tutti gli eventuali gradini lasciati dalla stagnola adesiva, oltre a creare una superficie perfettamente liscia, omogenea per una verniciatura perfetta. Una volta ripuliti e sgrassati tutti gli artificiali, procediamo a applicare una mano di resina epossidica, utilizzando poi il girarostro per l'indurimento, in modo da avere una superficie perfettamente omogenea. Una volta che la resina è indurita, possiamo iniziare la verniciatura, previa protezione della paletta con del nastro adesivo. Io parto sempre dando una mano di bianco sulla pancia e sul dorso. Questo per andare a coprire lo stacco della stagnola. Sfruttando il fatto che il piatto, vado a ripulire eventuali imprecisioni di colorazione del bianco. Quindi prendo uno straccio del cleaner e con il dito vado a pulire completamente il lato piatto, lasciando libera tutta la stagnola adesiva. Questa volta voglio fare una colorazione un po' particolare. Voglio lasciare la parte inferiore dell'artificiale con la stagnola a vista, mentre nella parte superiore creo un effetto squame con della retina e
tracciando poi una linea laterale di un altro colore. Per prima cosa, con del nastro adesivo apposito vado a coprire la parte inferiore in modo che non ci vada sopra il colore. Rifinisco il nastro adesivo andando a togliere delle eccedenze in modo che venga coperto il fianco ma la parte superiore del dorso sia lasciata scoperta e quindi si possa colorare. Riprendiamo ora il nostro artificiale dove sul dorso abbiamo dato un fondo nero, possiamo darlo anche a bomboletta, vedete voi. Per facilitare la colorazione io utilizzo dei morsetti per l'elettronica. Cominciamo a colorare. Il primo colore da utilizzare è oro metallizzato. Prendiamo una retina, io sto usando una retina delle patate, e applichiamo il colore. Sul dorso ripassiamo il nostro colore oro metallizzato senza retina in modo da avere una colorazione omogenea. La prima parte di colorazione è terminata, non resta ora che lasciarla asciugare e togliere poi il nastro adesivo. Riprendiamo lo scotch perché dobbiamo creare le guide per colorare la linea laterale. Praticamente immediatamente sotto il precedente colore che tracciamo, disegniamo una linea di circa un paio di millimetri. Copriamo anche la parte anteriore del muso in modo che la linea colorata cominci esattamente all'altezza delle branchie. Coloriamo la linea laterale con dell'arancio o del giallo, in questo caso arancio. Una volta asciutto il colore, togliamo lo scotch. Sempre con del colore arancione diamo una spruzzata sotto la gola. Abbiamo finito, la colorazione è terminata, non resta che dare gli ultimi ritocchi. Con un pennarello a punta fine a base d'acqua tracciamo le branchie. Ultima fase di abbellimento è l'applicazione degli occhietti 3D. Prendendo la dima marchiamo il punto in cui dobbiamo incollarli con un pennarello a base acqua, poi nei punti segnati applichiamo un occhetto 3D da 3 mm e fermiamolo con una piccolissima goccia di colla cianoacrilica. Siamo arrivati alla fine, dobbiamo applicare la protezione esterna, in questo caso resina epossidica bicomponente trasparente, data a pennello per poi lasciare indurire nel girarrostro per esche.
Io in genere do almeno 2 mani leggere,